Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Verso Torino-Napoli, situazione tattica da analizzare, lo faremo con la lavagna che è qui dietro, anche perché se aspettiamo che esce fuori qualcosa dalle conferenze stampa invecchiamo ancora di più. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando l'iscrizione e l'attivazione della campanellina, così si resta aggiornati in maniera cronologica. E un avviso importante alla community: è uscito il secondo album della mia band, trovate il link qui sotto in descrizione di Spotify. Ovviamente mi potete far sapere anche a livello musicale cosa ne pensate, ma andiamo alla lavagna e andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci da questo Torino. Allora, la fase di non possesso del Torino parte dal portiere, molte volte escono palla a terra o provano ad uscire palla a terra con i centrocampisti piazzati qui, e molte volte questo centrocampista qui ovviamente va a dare una mano e a creare quella linea di passaggio alternativa per non scaricare ovviamente sempre sugli esterni, per poi trovarsi al limite in situazioni pericolose. Ma c'è una diciamo un'opzione in più in fase di costruzione da parte del Torino. Cosa dobbiamo fare noi in questa situazione? Dobbiamo aggredirli a più non posso. Saranno importantissimi i duelli e andiamo anche a vedere perché il Torino, quando si difende, ovviamente abbassa la linea, i centrocampisti si mettono qui e diventa ovviamente una linea a 5 con i due centrocampisti che restano comunque qui molto ma molto vigili. Ecco perché dovranno essere fondamentali i duelli, saranno fondamentali i duelli, scusate. Dobbiamo creare diciamo densità e portare quanti più uomini possibile a ridosso dell'area di rigore. Saltando l'uomo ti trovi in superiorità numerica e ovviamente a livello tecnico dobbiamo prevalere nella maniera più assoluta, anche perché squadre che si chiudono così diventano antipatiche da affrontare e lo sappiamo benissimo. Quindi non arretriamo ma riversiamoci nella loro metà campo, perché possiamo fargli molto ma molto male se stiamo sul pezzo e soprattutto se riusciamo a creare la superiorità numerica sia sugli esterni ma anche con i centrocampisti in mezzo al campo, perché non è una questione solo di prendere i due esterni al limite, qua e Politano, crei la superiorità numerica, fai l'1-2 e vai in porta. Assolutamente no, non è così. Il Torino ovviamente uscendo palla al piede cerca di creare questa verticale con il centrocampista che si va a prendere il pallone e con ovviamente le punte, gli attaccanti che aspettano questa verticalizzazione per creare un tantino di pericolo. Se noi però teniamo una linea qua a centrocampo con i difensori che ci ritroviamo, dal punto di vista tecnico dovremmo soffrire poco. Dico dovremmo soffrire poco perché poi ci sta anche che il Torino gioca così, o meglio le caratteristiche sono queste, ma ci può anche stare che ovviamente Vanoli affronta il Napoli e dice ok, io studio qualche situazione diversa, al limite esce la pallata da Savic, invece di costruire palla a terra, pallata a centrocampo e poi qualche spizzata e si costruisce tra virgolette, perché non si costruisce un bel niente con una palla alta, però si possono creare quelle situazioni. Poi se non sei vigile in marcatura o negli uno contro uno a ridosso del centrocampo, poi dobbiamo recuperare come si deve. Mi fido assolutamente del Napoli, mi fido assolutamente di Mister Conte. Dalla conferenza stampa è uscito fuori ben poco, però la andiamo comunque a recuperare perché ci sono delle considerazioni che sono state fatte che volevo ovviamente condividere con voi. Al di là delle parole di Oriali, che Conte dice Lele è un amico, perché Oriali dice Inter e Atalanta al di sopra delle altre, però Conte è un fuoriclasse. E Conte risponde Lele è un amico. Il martedì, mercoledì e giovedì europeo hanno confermato che in Italia iniziamo ad avere un livello tattico molto molto elevato, altrimenti non ti imponi in questa maniera come stanno facendo l'Inter, l'Atalanta, la Juventus in casa
dell'Aston Villa, perché so che stadio è, e il Milan, senza tralasciare la Roma. Ovviamente io non ho visto la partita, l'ha dimostrato in casa del Tottenham. C'è la domanda su Quara, si aspetta qualcosa in più da Quara. Conte comunque, per quanto riguarda le domande sui singoli, cerca sempre di mantenere armonia nello spogliatoio, e c'è anche una domanda su Raspadori. Dice: Quiscia come determinazione e voglia in continua crescita, era molto deluso perché ha avuto due occasioni davvero importanti per fare due gol, dare più tranquillità a noi e far gestire meglio la partita. È un ragazzo che ha voglia di crescita, ha solo 23 anni ed è sul pezzo. Io il solo lo eliminerei, perché a 23 anni comunque c'è gente che veramente è fatta, è finita. Comunque a 23 anni ed è sul pezzo, sintonizzato con gli altri, si attacca tutti e si difende tutti insieme. Speriamo che, ovviamente, vista anche la piccola analisi che abbiamo fatto alla lavagna, serve l'apporto di tutti quanti nei duelli, quindi il tuo diretto marcatore deve pagare Dazio nella partita contro il Toro, e possiamo ovviamente creare quella situazione di superiorità numerica che poi ti può mettere in una condizione favorevole per buttarla dentro. In casa del Torino in difficoltà, contestato dai tifosi, una squadra in difficoltà, ma io le ho patite, le ho viste, le ho analizzate, le partite le ho viste, non le ho patite, le partite le ho viste, le ho analizzate, le ultime 6-8 partite, loro sono partiti benissimo, poi hanno avuto l'infortunio di Zapata che stava su livelli importanti, ma è un gruppo solido, situazione da non sottovalutare però, è la mancanza di Zapata, che comunque, almeno mia personale opinione, lo reputo un signor attaccante che è sempre andato in crescita per quanto riguarda prestazioni e maturare poi come calciatore a 360 gradi. 11 mesi fa il Napoli perdeva 3-0 col Torino, lei era in tribuna, si sarebbe aspettato di guidare un Napoli così? Ricordo bene la partita, dice Conte, fu una gara un po' particolare, ma è inutile guardare al passato, conta il presente, aver resettato un po' tutto con i ragazzi. Io il calcio lo conosco benissimo, ci sono momenti in cui c'è negatività a prescindere, ti fanno un tiro e finisce sotto l'incrocio, un episodio, ti va tutto storto, entri in un periodo di negatività e lì devi essere bravo ad uscirne. Se proprio vogliamo, c'è l'esempio di una squadra come il City, che viene da 4 sconfitte ed un pareggio, ci sono quei momenti negativi, ma bisogna ripartire. Alcune volte si è bravi, altri entri in una spirale. Noi abbiamo iniziato col pareggio col Modena, la sconfitta a Verona 3-0, pure noi abbiamo capito che serviva resettare senza guardare indietro, e quindi Conte in questa analisi, diciamo, del passato ci fa capire che comunque in un anno intero, in un campionato intero, alcuni momenti negativi possono sempre arrivare, però noi sappiamo benissimo di che pasta è fatto il mister e sappiamo benissimo chi c'è dietro al mister per quanto riguarda il gruppo di lavoro, non i calciatori, ma tutto lo staff, e queste situazioni sono sempre state gestite al top. Quindi anche se dovessero capitare poi in futuro, quest'anno, l'anno prossimo, un paio di partite storte, va a finire che un mese sei un po' così così e non sei sul pezzo, credo che con Conte alla guida del Napoli rimarrà solo un mese o rimarranno solo un paio di partite, ma poi si ricomincia a macinare come si deve. Tanto è vero che rispetto a qualche altro allenatore, secondo me la sconfitta con le squadre di Conte, se la squadra di Conte perde la partita, la giornata dopo anche io da tifoso vado in fiducia in automatico, perché penso dopo la sconfitta uscirà sempre il sole. È quasi stato sempre così, ovviamente non è una legge universale, assolutamente, ci vogliono gli attributi per gestire gruppi e squadre di calcio, ovviamente, quindi ecco perché io sono un manager, eccola dove poi va a parare e si va a definire la parola manager, gestione totale. Non mi soffermo più sulla conferenza stampa, ma l'ultima domanda su Raspadori, dove Conte comunque tiene tutto
tutto a bada senza alzare polveroni. Raspadori ha chiesto più spazio qualche giorno fa. Ufficio stampa chiarisce che un'intervista di un mese fa ha in mente di coinvolgerlo di più. Per Jack vale il discorso che vale per gli altri. È un giocatore importante, forte. Io ho intenzione di rinforzare il Napoli e non indebolirlo. Questo deve essere chiaro a tutti, per il presente e per il futuro. Partecipiamo solo al campionato ed i ragazzi non hanno la possibilità di altri sfoghi in altre competizioni. Se hai solo la Coppa Italia, sporadicamente, è difficile dare minutaggio, anche se poi vedi Raspadori dopo i titolari è forse quello più utilizzato rispetto agli altri. Sta crescendo, ho un'idea mia su Giacomo e sono molto contento. Mi fermo qui con la risposta di Conte. La palla passa al mister e noi non possiamo far altro che stare tranquilli e cercare di portare a casa questi 3 punti che non sono semplici, al di là che il Napoli deve andare a Torino, deve fare la partita e devi vincerla per quanto riguarda i valori tecnici che ci sono in campo. Non è mai una cosa semplice. 11 sono loro, 11 siamo noi. Speriamo che loro non diventino 12. Sempre Forza Napoli. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, l'album, primo link in descrizione, secondo album della mia band. Fatemi sapere anche a livello musicale cosa ne pensate. Ciao!